Ciao, oggi parliamo di ambientazione. L'ambientazione nel romanzo non è un po' di foglie al vento e una pioggia messa lì a caso. Ha un impatto enorme sul funzionamento della storia, partecipa al funzionamento della trama, può influenzare il tema e l'arco emotivo del personaggio principale. Non è un elemento posticcio da trascurare, bensì è da considerare fin dalla progettazione dell'opera. Se vuoi creare un'ambientazione che funzioni veramente, tieni presente i seguenti punti: atmosfera e tono. L'atmosfera e il tono determinano come appare la storia e come si sente il personaggio principale. Per capire questo aspetto, prova a ricordare l'ultimo libro che hai letto. Molto di quello che ricordi è sicuramente legato all'ambientazione, perché essa lascia una grande impronta sulla nostra mente. Se prendi gli stessi personaggi con gli stessi conflitti e li metti all'interno di una città, all'interno di una pittoresca cittadina di campagna oppure all'interno di una giungla, la storia potrebbe svolgersi in maniera completamente diversa oppure apparire semplicemente molto diversa. Conflitto. L'impostazione di elementi di disagio all'interno dell'ambientazione, come per esempio una forte pioggia, vanno di pari passo con il conflitto che il personaggio principale sta vivendo. Questo succede anche nei film. Ti è mai capitato di vedere che nel massimo momento di difficoltà il protagonista si trova in mezzo a una pioggia scrosciante e magari anche senza ombrello? L'ambientazione inoltre offre ai personaggi l'opportunità di vivere i propri conflitti mentre devono affrontare un evento ambientale altrettanto conflittuale. Mi spiego. Poniamo che due personaggi siano impegnati in un litigio di coppia e mentre camminano nel bosco incontrano un animale selvatico dal quale devono difendersi. Questo aggiungerà tensione al conflitto principale. Magari potrebbero anche tentare di addomesticarlo e nel farlo riuscire a dissolvere il loro conflitto personale riuscendo a capirsi. Se si dovessero semplicemente sedere a parlare dei loro problemi, probabilmente il tutto risulterebbe molto più noioso. Trama. L'ambientazione può essere uno strumento per far avanzare una storia. Questo è più evidente in generi come la fantascienza o il genere fantasy, perché spesso l'ambientazione detta la direzione della trama. Tuttavia, anche in un testo di un altro genere contemporaneo, l'ambientazione può guidare la trama. Personaggi. Vi è una stretta relazione tra personaggio e ambientazione. In Moby Dick, per esempio, l'ambientazione di mare è fondamentale per capire l'ossessione che il capitano Ahab ha e giustificare la sua folle caccia alla balena bianca. Se togliessi la storia dalla sua ambientazione, risulterebbe certamente artefatta e senza senso. Esiste anche il caso dove l'ambientazione è protagonista, quando per esempio si parla di un elemento naturale come una tempesta o un tornado. E spesso buona parte del romanzo spiega la nascita, il comportamento e gli effetti dell'elemento naturale. Non è molto frequente che l'ambientazione sia il fulcro del romanzo, però è un esempio di come possa influire sulla caratterizzazione dei personaggi. Il punto di vista. Questo è molto importante. È il personaggio che rivela i particolari dell'ambientazione attraverso le sue percezioni sensoriali. A questo punto è compito tuo stabilire quale personaggio sia più adatto a rivelare i dettagli dell'ambientazione e attraverso questo punto di vista far percepire il mondo letterario. Nel caso che nessun personaggio sia in grado di osservare i dettagli, ad esempio le crepe nei muri di un palazzo che sta per crollare, dovresti usare un punto di vista onnisciente, ma tassativamente all'inizio di un capitolo. Quindi, dopo aver comunicato al lettore il pericolo di crollo, dovrai tornare al punto di vista del personaggio che racconta la tua storia. L'ambientazione, in un certo senso, ha una sua personalità, proprio come un personaggio. Ha le sue emozioni e una relazione con i personaggi all'interno di ogni singola scena. Per evitare che l'ambientazione sia ripetitiva, descrivi dettagli specifici e sorprendenti. Documentati bene per inserire elementi inaspettati
inaspettati ma coerenti, come ad esempio una pianta strana che regali un'esplosione di colore in un ambiente cupo. Per creare un'ambientazione che funzioni nel corso dell'intero libro, dovrai cercare di mettere i tuoi personaggi in ambienti dove possano avere un'interazione con l'esterno, piuttosto che chiuderli in stanze dove non abbiano niente da fare. Questo ti semplificherà molto il lavoro per coinvolgere il lettore nella storia. Grazie per aver guardato il video e ricordati di iscriverti al canale per non perdere alcun nuovo video. Ciao e alla prossima!